Aspiranti Dungeon Master, benvenuti. Io sono Arbrus e oggi parleremo di regole al tavolo. Dopo aver assaggiato una piccola fetta di cosa significa essere un Dungeon Master, adesso dobbiamo fare un passo indietro. Masterare una semplice one shot è stato relativamente semplice, ma per diventare un Dungeon Master esperto la strada è ancora molto lunga. Masterare è una di quelle esperienze in cui non si finisce mai di imparare, e più il Dungeon Master si documenta e gioca, più l'esperienza e il coinvolgimento di tutti migliora. Per la creazione di un gruppo di giocatori di ruolo stabile, secondo me è fondamentale stabilire le cosiddette regole al tavolo. È bene stabilire alcuni concetti fondamentali col gruppo prima di iniziare, come ad esempio la dedizione e il grado di serietà verso la campagna, la periodicità delle sessioni, chi deve ospitare il gruppo, o magari organizzate delle rotazioni per chi deve farlo, per chi deve portare cibo e bevande, e come gestire le assenze. I giocatori assenti possono essere a volte controllati o dal Dungeon Master o dai giocatori, oppure semplicemente i personaggi in questione possono essere messi in pausa a fare qualcosa di differente rispetto agli eventi della sessione in questione, ma se la narrazione ha raggiunto dei punti nodali fondamentali per la trama, oppure ci sia più di un assente, sarebbe meglio rimandare la sessione. Un altro consiglio che posso darvi è quello di organizzare l'incontro almeno una mezz'ora prima rispetto all'inizio della sessione. Questo perché il gruppo magari ha voglia di fare 4 chiacchiere, oppure è necessario dedicare un po' di tempo a dei chiarimenti. Una volta però che il master dichiara l'inizio della sessione, ogni argomento rinfuori del GDR deve essere escluso. Personalmente reputo l'immersione narrativa uno degli aspetti fondamentali, l'anima del gioco di ruolo stesso. Durante le sessioni col mio gruppo cerco di ridurre al minimo l'off GDR, e quindi se i giocatori vogliono organizzare una tattica o fare qualcosa dovranno dirmelo attraverso la voce del loro personaggio. Ovviamente se l'off GDR riguarda eventuali domande e chiarimenti su meccanica o sulla trama, concedeteli pure. Adesso passiamo ai compiti e alle regole specifiche per Dungeon Master e giocatori. Il DM è colui che ospita il gruppo nel suo mondo di fantasia o in uno preso in prestito, ne detiene le chiavi ma non deve essere un tiranno. È vero che spesso sentiamo dire che il DM ha sempre ragione, ma questa frase, questo potere, non deve essere frainteso. Il Master ha il sacro compito di porre fine alle dispute, prendendo decisioni che devono essere rispettate fino alla fine della sessione. Ove possibile, senza stravolgimenti, il compito del Master è quello di prendere le decisioni con scopo finale di favorire il divertimento rispetto alle regole. Questo non significa che il DM deve avere i paraocchi davanti alle critiche dei suoi giocatori, è bene che queste critiche vengano prese in considerazione e discusse a fine sessione. Questo lo reputo un ottimo metodo per evitare di rompere il flusso e l'immersione narrativa. È vero che prendere la decisione giusta al momento giusto è difficile, ma per evitare discussioni inutili con i giocatori e andare a ricercare nei manuali o su internet la soluzione, è meglio che sia il DM a prendere questa decisione. Il DM inoltre ha l'importante ruolo di gestire i riflettori. Alcuni giocatori amano stare al centro dell'attenzione, mentre altri magari sono più timidi ed inesperti. È compito del Dungeon Master quindi richiamare l'attenzione di quest'ultimi attraverso le situazioni di gioco, chiedendo magari loro cosa vogliono fare o interpellandoli attraverso il dialogo dei PNG, dei personaggi non giocanti. Un'altra cosa che amo stabilire è la cosiddetta Rule of Cool, la regola della figaggine. Sì, non ho una traduzione migliore. Comunque, il Dungeon Master attraverso questa regola può accettare azioni fatte da personaggi che sono particolarmente ingegnosi o creativi e andare a chiudere un occhio magari su alcune regole, alcune incongruenze, adattandole per la situazione. Accettare e adattare una o più regole non significa però rompere il gioco. Dovete farlo solamente se le incongruenze sono minime. Passando invece ai giocatori, amo concentrare l'attenzione su 3 elementi che reputo fondamentali: partecipazione, cooperazione e onestà. La partecipazione implica l'ascoltare il turno del giocatore attivo o del Dungeon Master sia in situazioni di ruolo che di combattimento. I giocatori devono evitare di distrarsi, non c'è niente di più frustrante che ripetere un dialogo o interi turni di combattimento, perciò prestate attenzione. La partecipazione, infine, è anche stare attentissimi durante la sessione e prendere appunti degli eventi della campagna per poi fare, prima della sessione successiva, il tanto amato riassunto.
anche se finisce sempre il Dungeon Master a farlo. La cooperazione invece è la capacità di condividere i riflettori. Non deve essere sempre il Dungeon Master a interpellare i giocatori che sono più timidi, ma il gruppo può scambiare dialoghi tra di loro per richiamare l'attenzione di questi giocatori con frasi del tipo: cosa ne pensi? Cosa dobbiamo fare secondo te in questa particolare situazione? Cooperazione significa anche evitare di criticare gli altri o di dire loro cosa fare nei combattimenti. Capita molto spesso che nei gruppi c'è quel giocatore più tattico che vuole avere tutto sotto controllo, ma non dimentichiamoci che il combattimento in Dungeons and Dragons è di 6 secondi e quindi non c'è tempo per tutta questa tattica verbale. Quindi va bene che i personaggi si scambiano delle opinioni, delle indicazioni durante i combattimenti, ma tenete conto che è il giocatore responsabile per il proprio turno. Nel caso tutto questo non fosse rispettato, allora il Dungeon Master deve entrare in azione ponendo ad esempio dei limiti di tempo con delle clessidere, oppure richiamando l'attenzione del giocatore che viene manipolato tra virgolette dicendo: è il tuo turno, decidi cosa fare. L'onestà infine è il semplice giocare pulito. Non bisogna fare variazioni di scheda, ingannare sui punti ferite e sui risultati dei dadi, ed è importante fare domande qualora qualcosa non fosse chiaro. Inoltre, un personaggio conosce solamente quello che ha vissuto durante la campagna. Non deve essere influenzato dal risultato dei dadi. Mi spiego. Se uno dei giocatori tira per esempio a percezione e fa un risultato di 3 per vedere se c'è qualcosa di strano, e il Dungeon Master risponde che tutto sembra tranquillo, sia quel personaggio che i rimanenti esponenti del gruppo non hanno alcun motivo di tirare a percezione nuovamente, perché la situazione è tranquilla. Con questo finisce la prima parte dei consigli base. Nel prossimo video di Essere un Dungeon Master sposteremo l'attenzione su un argomento altrettanto importante quanto affine, ossia soddisfare le aspettative del gruppo. Come sempre vi invito a commentare, dirmi magari quali sono le vostre regole al tavolo, e se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e condividete con gli amici. Se volete inoltre essere aggiornati con ogni mia pubblicazione potete mettere le notifiche dalla pagina del canale. Arrivederci e grazie.